Ciao a tutti amici! Ciao e bentrovati! Siamo sempre a Lubiana. Bellissima città che ci sta conquistando. Abbiamo fatto un pranzetto abbastanza veloce, ci siamo un po' riposati e ricaricato le batterie, come vi dicevamo, perché nella mattina le abbiamo scaricate tutte. E abbiamo fatto anche bene perché nel frattempo si è annuvolato il cielo, ragazzi. Stamani c'era un cielo limpidissimo, un sole bello caldo e ora, come potete vedere, la giornata si è ingrigita. C'è un gran nuvolone che sembra solo qui sopra, molto scuro. Per ora sta tenendo, non sappiamo, speriamo, perché non abbiamo nemmeno preso l'ombrello. Finiamo il lato sinistro del fiume Lubianica e andiamo a visitare le parti che ci mancano. Passeggiando per questa città abbiamo notato una cosa, che mangiano tutti sempre in ogni angolo e a tutte le ore. Non è che abbiamo notato, te hai notato che è diverso. Un po' li invidio, ma perché si passa vicino a dei localini e ci casca all'occhio sul tavolo e c'hanno dei cibi, ragazzi. Ma di tutto di più, abbiamo visto anche un addio annubilato, cioè c'è un sacco di gente che festeggia, non si capisce cosa festeggino, però è una città colorata, viva, e anche le persone sembrano predisposte a far festa. Esatto. Poi oggi è sabato, insomma, quindi... Ma alla fine ogni scusa è buona per mangiare, dai. Cocktail, piadine, gelati, coppe, pizza e quant'altro, insomma. Anche ristoranti tipici abbiamo visto. Esatto, quindi se volete un pranzo o una cena diversa da quelle abituali, venite a Lubiana. Abbiamo notato solo i prezzi che ci sembrano a noi leggermente un pochino più alti della media. Non sappiamo se perché siamo nella capitale oppure noi abbiamo termini di paragoni un po' sfalsati perché veniamo comunque da realtà come quelle della Turchia, come quelle della Georgia e dell'Armenia, dove i prezzi, come avete visto dai video scorsi, erano piuttosto bassi. Qui per mangiare fuori, insomma, un pranzo, una cena normale, sicuramente un 40 euro vi partono. Esatto. Siamo un po' abituati bene o abituati male? È tutto relativo. Non lo so, probabilmente magari come c'è stato il rincaro dei prezzi per l'Italia, il rincaro dei prezzi è arrivato anche qui. Questo è quello che pensiamo noi, non abbiamo ovviamente termini di paragoni con X tempo fa. E in questa vetrina, ragazzi, abbiamo anche un alien, tutto riciclato, con i pezzi delle moto, con le catene, sospensioni. È molto realistico.
E dopo la pizza napoletana a Yerevan ne abbiamo trovata un'altra qui a Lubiana con il numero 795. Ma a noi niente pizza per stasera. Ora torniamo da Charlie ed è giunto il momento di lasciare la città. Purtroppo sì, ci è piaciuta tantissimo Lubiana, ve l'abbiamo consigliata più volte in questi video, veniteci perché è veramente una città accogliente, solare, oltre che per il meteo. E ci è sembrata proprio una città ben tenuta, ma con un fascino particolare e non austera, non severa, non rigida, perché a volte le capitali del nord tendono a essere un po' austere, appunto, no? E invece questa città è accogliente e le persone comunque sono solari, quello che abbiamo notato. Non abbiamo interagito molto con gli abitanti, però insomma sono persone accoglienti, sorridenti, e questo è importante. Quindi è vicino all'Italia, è consigliata per una meta vacanze. Esatto. E noi proseguiamo invece il nostro viaggio. Salutiamo con dispiacere Lubiana, ci è piaciuta molto come vi dicevamo prima, e ci piace anche la politica del sindaco molto intelligente di non far pagare i parcheggi il sabato e la domenica. Quindi se venite nel weekend con la vostra auto sappiate che a parte nelle zone riservate ai residenti, strisce bianche, potete parcheggiare gratuitamente e ci sembra un buon modo per accogliere i turisti. Andiamo verso la prossima tappa. Start to see that you and me are done. How do I know my time is up when he's taking over? Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. There's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. I wish I told you when I still had the chance, but I was too young to feel what's in the air. Yeah. Now sunny Sunday turned to Monday when I saw his arms around your waist and eyes overall. And suddenly I start to see that you and me are gone. How do I know my time is out when he's taking over? Why do I feel this much right now? Cause he's taking over. There's never bothered me this much, but he's taking over. I guess that I need you by my side. Yeah. In this case, we cannot have it both ways. Oh no, 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 no. But I'm too late. Back then I didn't notice that I was in love with you. When it's taking over, this is taking over. Nothing bothers me this much. I need you by my side. Stiamo attraversando, ragazzi, una natura veramente brillante, un verde esplosivo e delle coltivazioni, come avete visto, veramente singolari. Questi gran pali con questi fili tirati sono le coltivazioni del luppolo, che pare essere molto praticata come coltivazione nella Slovenia, nella parte centrale. Quando le piante crescono si arrampicano lungo questi filamenti che vengono tirati. Per il resto sembra di essere nel film La casa nella prateria. Io lo guardavo veramente, il telefilm, da piccola. Tutti questi campi verdi, queste casette con l'orticello intorno, alberi, frutti, campi coltivati, veramente suggestivo. La Slovenia bellissima e inaspettata. Io c'ero passata tanti anni fa così, di trasferimento. Purtroppo è una nazione un po' sottovalutata secondo noi. Now if you want
a real good friend. Or if you need some sweet. E quel murales sulla casa ci mostra come appunto la lavorazione del luppolo sia una delle arti ancora usate, praticate qui in Slovenia. Pare che la birra sia buona, insomma, perché con tutto questo luppolo allora dovremo porvi rimedio. Eh sì, dobbiamo cercare la birra tipica che viene prodotta in questi luoghi. Ora ci informiamo, a meno che tutto questo luppolo non venga esportato. Tutto può essere. E i poveri sloveni non se ne bevano manco una goccia di questa birra. So if you look at life like from a side, when chances they all keep sliding away, there's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, baby. Che coltivazioni esagerate. Why just crawl when you could be flying? Life is just a flash, forever done. The shortest space between hell and goodbye. There ain't no use to sit around crying. Eccoci qua ragazzi, abbiamo trovato l'area attrezzata per i camper. Scarichiamo tutti i nostri serbatoi nell'apposita grata e poi stanotte pernotteremo in questa area, circondati da questa bellissima natura, con questi boschi. È veramente un posto fiabesco e domattina cercheremo poi di raggiungere un posto altrettanto suggestivo. Qui vedete il nome del luogo dove ci troviamo, così nel caso passaste da queste zone potete usufruire di questa zona per i camper gratuita. Abbiamo visto su Park4Night tra l'altro che ce ne sono tantissime, quindi c'è un'ampia scelta. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right. Buongiorno amici, ben ritrovati. Siamo appena ripartiti lasciando questa frazione di poche anime. Abbiamo dormito non bene, benissimo. Hanno preparato, diciamo, quest'area sosta vicino a una collina con campo verde, quindi la sera è stata tranquillissima, la notte ancora di più, in silenzio. Solo adesso stamani mattina eravamo a fianco a un campo di calcio e c'era la partita dei ragazzi. Proseguiamo il viaggio, ci addentriamo ancora di più nella verdissima Slovenia. Always in your hand. When I was young, I thought control would lead me to an ending road. Heavy metal seemed to be the only thing that was for me. And I saw the angels coming down, and they sang a song, they sang it loud. And I still remember parts of it, and the yellow glorious were lit. Won't you be Dobrodosli. Le cicogne. Dove sono? No, davvero, le cicogne. Due belle grosse sul palo. Si riconferma territorio di coltivazione del luppolo, perché qui nel centro della Slovenia praticamente, diciamo, 2 campi su 3 sono a coltivazione di luppolo.
che roba! Che natura, ragazzi! È un mondo totalmente diverso da quello a cui siamo stati abituati negli ultimi mesi. Veramente una differenza abissale. E pensate che il Sarfede, per essere proprio immersivo completamente nella Slovenia e nella sua area verde, diciamo così, si è messo pure la maglietta verde, è lo stesso colore. Capivo dove volevi arrivare. Guardate, maglietta verde, sfondo verde. Così mi posso mimetizzare. Capito? Sarà mica che gli rompo troppo le scatole e si vuole mimetizzare e sparire? Sì, potrebbe essere, sarà in teoria a pagamento, ma potrebbe, oggi è alzata, quindi secondo me è free, c'è da vedere di trovare a posto. Abbiamo lasciato Charlie e siamo stati subito attirati da qualcosa di culinario. Certo, figurati, noi è il calamita proprio, pam! Una sorta di sagra paesana di questa cittadina dove ci troviamo, e stavano preparando uno dei piatti tipici della Slovenia, la gibanica. Non abbiamo capito se deve essere dolce o salato. No, è dolce. È dolce, detto, però dentro c'è il formaggio. Parlano più tedesco che inglese queste persone qui del posto, e ha detto no, ha detto è sugar, ha detto dolce, e c'è il formaggio e la spalma sopra, è una specie di torta grande, bassa, insomma sembra buona, ecco. Ci siamo quindi spostati con Charlie e siamo arrivati alla città di Ptuj. Aspetta che pulisco lo sputo. Ptuj! Si chiama proprio così. Vedi? Si chiama Ptuj. Ptuj o Ptuj, non lo so, è difficilissimo. Qui tutte consonanti, zero vocali. Zero vocali. Giusto la U, ma è difficile. La pronuncia è molto difficile. Una bella cittadina della Bassa Stiria, la regione della Bassa Stiria, conta circa 20.000 abitanti. E non è molto alta di quota perché saranno 200-250 metri sul livello del mare, quindi diciamo che è nella pianura semicollina, sì. Famosa per diverse cose. Una fra tutte è la città più storica, più antica, pare, della Slovenia, quindi il centro storico promette di essere un vero bijou. Un centro storico medievale, tra l'altro. Medievale, ci sono passati ovviamente anche i romani, hanno lasciato loro traccia, e è famosa per tante cose, come vi dicevo. Le colline verdeggianti ricoperte da vigneti, perché dovete sapere che il vino sloveno non è famoso, ma non sappiamo perché, ma viene prodotto in gran quantità e pare essere molto buono, soprattutto dice i bianchi. Quindi magari se ne troviamo uno, ora magari insomma pomeriggio così, insomma. Fa caldo, ragazzi, ci saranno 30 gradi. E quindi niente, per quello. E poi, come moltissime altre località della Slovenia, la città di Ptuj è famosa anche per le terme, per le sorgenti termali. C'è uno stabilimento termale grandissimo qui a 2 chilometri, fornito di piscine all'aperto, all'interno, abbiamo letto. Però noi non vogliamo in questo momento fare le terme, le troveremo sicuramente in altre località. Vogliamo visitare appunto il centro storico, che ha anche un castello sul fiume molto interessante. Poi dopo vi dico un'altra chicca della città. Ce ne sono tante, ragazzi. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Usciamo dalla chiesa e ci imbattiamo in una piazza gremita di persone, tutte in festa. Abbiamo una specie di chiostro interno con tutti questi archi
e all'interno abbiamo proprio la festa della città. Non sappiamo se è la festa religiosa, non capiamo niente perché è tutto scritto in sloveno e non riusciamo a capire se è una festa religiosa, un qualche santo oppure è proprio una festa cittadina. Poi oggi è domenica, probabilmente tutte le domeniche fanno festa. So far away, show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Ooh, I wonder. Ooh, I just wonder.